lago, insomma, questo posto rappresenta praticamente la mia vita. Io sono nato, cresciuto qua e vivo attualmente qua. Mi alleno appunto sul lago, quindi è anche, tra virgolette, il mio luogo di lavoro. Un po' diverso dai tipici luoghi di lavoro delle persone normali, però un posto a cui sono molto molto affezionato. Sono Gigi Casadei e sono il papà di Gabriele. Noi siamo arrivati nel 1967. Siamo arrivati qua perché mia madre era di Caluso. È nato tutto per caso, l'amore per l'acqua e per questo sport, perché un mio amico ha iniziato canoa e io decisi proprio per caso di seguirlo. Vedevo anche passare le canoe della società di Candia sul lago. Un giorno vede queste barche che andavano e ha deciso di provare. Ha provato qualche sport prima, ma senza tanti interessi. Un giorno decisi di provare e fu subito amore. È stata credo una fortuna e un caso l'essere nato qui e aver scelto canoa. In cuor mio io ci ho sempre sperato che questo potesse diventare il mio lavoro, però ho iniziato a capirlo molto di più quando arrivano le prime medaglie internazionali. Ho preso una medaglia da junior e quella mi ha fatto capire che si poteva fare e il professionismo sarebbe stato abbastanza vicino a quel punto. Ho sempre immaginato che era uno sport bello in mezzo alla natura, una valvola di sfogo, ma non che potesse arrivare sicuramente a questi risultati. L'ho capito poi man mano andando avanti, dove vedevo che le gare diventavano sempre più importanti, veniva cercato in vari frangenti delle gare. Lui era proprio che veniva proprio cercato e dunque lì ho capito che forse stava diventando una cosa seria. Se due persone si devono incontrare, si incontrano. Lui è riuscito a capire in Gabri il suo talento e anche la sua forza sicuramente. E lui dalla sua parte è riuscito a allenarlo con passione
Fino al 2003 ho fatto parte della nazionale rumena di canoa e poi per motivi d'amore, diciamo, sono venuto in Italia. Ho vissuto sempre a Caluso e quindi io per 7 anni sono stato completamente staccato dalla canoa, no? Quindi quella era la prima coincidenza. Poi l'altra coincidenza è vivere a Caluso, che vivo vicino al lago di Candia. Poi aprire una società e poi il primo atleta, che era Gabri, che è nato a Candia, sul lago di Candia, che diventa il primo atleta e dal primo atleta viene fuori una medaglia olimpica, no? E quindi sono tutte delle coincidenze, cioè sono tutti dei passaggi che sono pazzeschi. Cioè. Il legame che c'è tra me e Misha è un legame veramente, veramente forte. Mi piace dire che viviamo praticamente molto in simbiosi e i pensieri che ha lui, anche magari sugli allenamenti, così, senza magari che lui mi dica qualcosa o mi dia informazioni, io capisco perfettamente quello che lui mi sta dicendo e quello che mi vuole dire, dove vuole arrivare. E credo sia appunto il segreto che mi ha permesso di raggiungere determinati risultati. Io credo che il talento vale molto ai livelli giovanili, nel senso che credo che ai livelli alti vale il talento, ma vale ancora di più il lavoro che si è fatto prima per arrivare a quel punto lì. Poi è chiaro che chi arriva alle Olimpiadi è chiaro che hanno un talento, però credo che hanno lavorato anche molto, perché non basta semplicemente il talento. E vedendo adesso che vince possiamo dire che è un talento, però conoscendoci è stato un talento che è stato creato, nel senso che è cresciuto e è diventato forte. È stato molto bravo, nonostante era piccolo, è stato molto bravo a capire quello che gli chiedevo e dove volevo arrivare, no? Ai livelli giovanili non abbiamo mai cercato la vittoria, cioè abbiamo cercato un percorso di crescita molto tecnico e darci dei obiettivi che siamo sempre riusciti a arrivare agli obiettivi, o se non siamo riusciti li abbiamo sfiorati, non ci siamo mai dati di obiettivi assurdi. 5-3, 5-4, 22-94. Ma il mio rapporto di Gabri, proprio perché ho una figlia è molto, adesso non so se è giusto dire paterno, cioè è una parola forte, no? Però nel senso che io l'ho visto crescere da quando ha 13 anni e lui è diventato grande, sono diventato anche io grande insieme a lui, no? E quindi uno è di amicizia, abbiamo questo rapporto da allenatore-atleta, credo molto positivo, perché uno parliamo di un sacco di robe, ma parliamo tantissimo di canoa, no? Quindi spesso l'allenamento dura un'ora magari in barca e passiamo un'altra ora seduti in barca a chiacchierare del più e del meno, no? E credo che quelle cose ci fanno anche migliorare tutte e due, anche me da allenatore e lui da atleta, perché c'è uno scambio continuo di informazioni. Il rapporto tra Gabi e Misha è veramente forte, quasi che a volte mi chiama Misha anche a me, per sbaglio, però. Quindi vuol dire che ascolta veramente quello che Misha dice. Vediamo magari anche...
Carlo è un mio punto di riferimento, non lo nego. Ricordo ancora la prima volta che ci siamo incontrati, io ero molto molto piccolo, lui aveva appena finito l'Olimpiade di Rio ed era andato a una gara a premiare. In quel momento non avrei mai pensato a tutto quello che sarebbe venuto dopo, però comunque l'ho visto sempre come un idolo. Poi piano piano, gareggiando, ho iniziato a gareggiarci contro. E poi è arrivato un giorno in cui abbiamo deciso di provare la barca doppia per qualificare a Parigi alle Olimpiadi. E da lì sono stati fatti moltissimi test con la nazionale anche, dove noi siamo subito emersi, siamo andati forte fin da subito. Conosco sicuramente molto, molto bene la fisionomia della schiena di Gabri. È stato difficile all'inizio perché appunto io venendo sempre dalla carriera del singolo, passare in C2 non è stato facile, abbiamo dovuto fare parecchi accorgimenti tecnici. E soprattutto poi non è facile non comandare la barca, nel senso che io comando la direzione però magari non comando il ritmo, insomma è più lui, non vedo banalmente la punta della barca. Questa cosa venendo dal singolo dove appunto decidi tutto te è stato un passaggio un po' difficile da gestire, però insomma è anche la fortuna di aver trovato Gabri, quella di insomma che ho trovato uno bravo che ci pensa lui, io devo fare altro. Sicuramente una caratteristica che ruberei volentieri è la forza, lui l'allena benissimo, ne ha tantissima di natura. Era determinato, sempre stato determinato, anche da ragazzino. La stessa determinazione che oggi ha. Non è mai cambiata il suo interesse per questa cosa. Infatti penso che sia una delle doti fondamentali, che quando uno decide di arrivare, ci arriva. Bisogna veramente battersi al massimo. Molto determinato sicuramente, molto determinato. Lui ha un obiettivo e lo vuole raggiungere. Credo che come per ogni sportivo sia un grande obiettivo. Per me personalmente è sempre stato un sogno, anche solo la partecipazione. Era qualcosa che sognavo fin da ragazzino. È una cosa che mi ha trasmesso questa voglia di arrivare alle Olimpiadi, me l'ha trasmessa moltissimo il mio allenatore. E quindi diciamo tra virgolette è un sogno dove tutti puntano e noi siamo riusciti ad arrivare, poi siamo riusciti ad arrivare partendo da Candia, quindi tanta roba. La medaglia non so se ce l'aspettavamo molto, ci abbiamo sempre creduto e sperato nel cuor nostro, però la medaglia la percepivamo come forse qualcosa più grande di noi. Parigi c'ero, non me la sarei mai persa. Era semplice andarci, non era una roba. Eravamo 25.000 su quelle tribune, tanta gente. A Parigi ero in tribuna e praticamente c'erano 25.000 persone di pubblico ed è stata un'emozione molto forte, ma un'emozione che non ho mai vissuto prima, forse proprio per questa cosa, per
per tutto il pubblico e tutto il tifo che c'era, quindi è stata un'esperienza che, come dire, che non ho mai vissuto né da atleta e nemmeno da allenatore. Noi non abbiamo dormito quella notte e è stata un'emozione unica, un'emozione grande. Non eravamo preparati, perché anche fino quando era a casa avevamo chiesto magari, ma secondo te, cioè, pensi di farcela, cioè, vedendo i tempi, le cose? E lui diceva, ma noi puntiamo a fare la medaglia, ma non sappiamo se ce la facciamo, perché comunque lì erano molto forti. E il livello era molto alto e quando abbiamo visto la gara così in diretta sulle tribune, cioè c'è stata veramente un'emozione unica. In semifinale siamo riusciti a entrare molto molto comodi, quasi controllando un pochino alla fine. Ho l'immagine dell'equipaggio tedesco che vomita al peso imbarcazioni, quindi avevamo già fatto una gran tirata. Quindi vedere loro così e noi praticamente appiccicati a loro, quasi controllando, mi ha fatto pensare che la medaglia era alla portata. L'imbarcazione azzurra e di colore nero in alto. È partita la finale del 500 con Gabriele Casadei e Carlo Tacchini. Lo switch che mi ha fatto capire che insomma potevamo andare a medaglie è stato l'andiamo di Carlo, che ha chiamato ai 150-170 metri più o meno. Da Spagna e Brasile, l'Italia al momento in sesta posizione. Cercare adesso di trovare la velocità giusta per sfruttare al meglio la risalita a cui ci hanno abituato nei secondi 250 metri. Siamo accorti che quando abbiamo chiamato il famoso cambio ritmo la barca è andata, ha cominciato a performare come voleva, però non credo che ci stessimo rendendo conto durante che andavamo a prendere la medaglia. Quando ho visto che erano tanto indietro, ho detto no, non ce la faranno mai. E poi quando ho visto che hanno incominciato a pagaiare veramente senza quasi respirare, in quel momento lì ho visto che la punta si avvicinava sempre di più all'arrivo e aveva sorpassato gli spagnoli, e a quel punto lì ho detto forse stavolta ce la fanno. Ti dico che quasi quasi avrei preferito tenere gli occhi chiusi. Poi non ce la fai a tenerli per tanto chiusi, quindi gli ultimi metri li apri e vedi questi due cristi che partono e vanno via come dei missili. Occhio a Casadei e Tacchini, che si portano in terza posizione, Cina e Germania, prima e seconda posizione, poi l'Italia che sta spingendo a tutta con una seconda. E lì colpo dopo colpo ci hanno visti avanzare sugli altri fino poi alla fine, al colpo di reni. Tutta con una seconda parte di gara stellare, attenzione perché può arrivare anche l'argento, Italia che va a chiudere con l'argento, medaglia d'argento per l'Italia. Dove lì non abbiamo molto cioè io personalmente non ho tanto, ho un ricordo un po' così perché non avevo proprio capito di essere a medaglia, tantomeno secondo, e ricordo appunto appena tagliato il traguardo 5 imbarcazioni esultare e lì non mi sono subito sbilanciato all'esultanza, ecco. Ho aspettato l'esito ufficiale del tabellone e poi quando l'ho visto secondo. Appena abbiamo capito che era medaglia, io un altro po' lo strozzo infatti c'è una bella foto in cui lo abbraccio da dietro, però insomma praticamente lo strozzo. Poi vabbè siamo scoppiati in gioia e lacrime, quindi
insomma è la prima persona che ho abbracciato, barra strozzato, vedila come vuoi. È un'emozione unica. Ero tanto felice per lui perché se lo meritava tutta quella medaglia. Cos'è cambiato dopo Parigi? Beh, sicuramente ho capito che ce la può fare. Ce la può fare e i suoi prossimi obiettivi saranno altri e sono quasi sicura che ce la farà. È stata una gara molto, molto combattuta, però molto, molto bella, e comunque un po' durante le gare, cioè ripeto, dopo la semifinale mi aspettavo una medaglia perché vedevo che la barca sta molto bene, che viaggiava molto bene. Cioè la sensazione che ho provato dopo appena tagliato il traguardo al pontile di imbarcazione è stato qualcosa di incredibile. Diciamo che personalmente auguro a tutti di provare quello che ho provato io in quel momento. E credo che sia un'emozione che provi solamente quando dedichi tutto per un risultato e riesci a centrarlo. È una sensazione, credo, indescrivibile, veramente bellissima. Quattro, 3, 5.